Eccoci qua, buongiorno e buona domenica a tutti. Sono le 11, sono stato puntuale, avevo detto circa verso le 11, fortunatamente ce l'ho fatta. Quindi buongiorno a tutti, benvenuti, spero che l'audio si senta a dovere e siamo qua, 5 settembre 2021. Come sempre voglio esporre il mio punto di vista riguardo a un argomento abbastanza sensibile. Vediamo, fatemi sapere se mi sentite. Mi sentite? Scrivetelo nella chat gentilmente. Almeno inizio con questa piccola descrizione della domenica. Ancora buongiorno a tutti. Allora, vediamo, siamo circa 40 persone. Ciao. Eccoci qua. Sì, credo che mi sentiate a dovere. Allora, mercoledì ho pubblicato il mantra Io voglio. Il mantra Io voglio che sento abbastanza nelle mie corde, nonostante la parola Io voglio sia molto discussa. Quindi, perché è molto discussa questa parola Io voglio? Come è stato anche messo in dubbio Io desidero? Eccovi, vi vedo. Grazie. Allora, qualcuno mi ha scritto: ho sentito dire che io voglio non si dice. Altri mi hanno commentato: ho sentito dire che io desidero non si dice. Ok. Non si dice. Come ho scritto nel post, si attrae a prescindere. Si attrae a prescindere dalle parole anche che comunque utilizziamo nella vita. Ci sono persone che non conoscono lontanamente la legge d'attrazione, ma i loro pensieri vengono esauditi costantemente. Partiamo con con una formula. Cosa si deve utilizzare? Qual è la forma corretta? Quali sono le parole corrette da utilizzare con la legge d'attrazione? A mio avviso non c'è una formula corretta, sono tutte corrette, visto che è la nostra intenzione a creare l'attrazione comunque. Facciamo finta di trovarsi in Inghilterra, in America. Chi mi ha contestato perché ha sentito dire che desidero non si dice, perché proviene con un'etimologia dal latino desidera, che vuol dire de mancanza, e non è livornese, e sidera stelle, quindi mancanza di stelle, cioè noi aspettiamo qualcosa che manca. Quindi secondo per esempio il dottor Sibaldi, ora non so se è dottore, comunque Sibaldi, non si deve mai usare desidera perché si va sulla mancanza, è una parola che dice mancanza, ok. E per lui va bene io voglio, anzi per lui l'unica formula corretta è io voglio. Per lui. E qualcuno mi ha ribadito questo, ma è questo, è così, ecco là. Io ho centinaia di mie esperienze dirette con io desidero avere una casa nuova e ho tratto una casa nuova, oppure io voglio o vorrei avere qualcosa e l'ho ottenuto. Quindi a mio avviso funzionano entrambe, perché dire che non funzionano? Facciamo finta di trovarsi in Inghilterra, in America. Desidero si trasforma in wish, I wish. E dov'è l'etimologia della mancanza in questo caso? In America diranno I wish a new car, I wish a new house, I wish a new love, non lo so, così, per esempio. Quindi già l'etimologia non esiste più, eppure il significato è il solito. In Spagna, deseo, io doresc, cioè tutto molto relativo. Le parole che usiamo sono molto relative perché a seconda di come ci spostiamo nel mondo non esistono più quelle parole che noi pensiamo essere uniche. I want, quiero, per dire in spagnolo, io voglio, cioè I want, I want addirittura usano.
Quindi fondamentalmente pensare che l'universo ci ascolti in italiano, perdonatemi, ma è una cosa ridicola. L'universo non so se parla latino, se parla inglese, se parla francese, se le parla tutte. Anzi, dubito che l'universo parli o ascolti una lingua. Quale sarà un linguaggio universale? Molto probabilmente si parla di frequenze, quindi le nostre emozioni che generano frequenze. Certo, c'è anche un'importanza della parola, della frequenza della parola, certamente. Non metto in dubbio il potere della parola, ma voglio specificare che è l'emozione, la vibrazione che dà dentro di noi una parola. Quindi, ripeto, in italiano io desidero, sì, viene da desidera, quindi mancanza di stelle, mancanza di qualcosa, e in inglese I wish, ma è la stessa identica cosa. Quindi chi ha ragione, gli inglesi o noi? È questo un pochino. Noi ci concentriamo molto sulla forma quando ancora manca la sostanza. E questo è il vero problema. Ci concentriamo su una forma più o meno corretta quando realmente manca la sostanza. Moltissime persone mi scrivono ancora che non riescono a concentrarsi. Ok. Quindi dire io voglio, io desidero, io ho, io sono è la stessa identica cosa. Se non ti sai concentrare, alla fine puoi dire tutte le parole magiche che vuoi, ma se non ti sai concentrare è tutto inutile, per esempio. Quindi la base è anche questa, manca la sostanza, manca la nostra crescita personale. Come dicevo, chi attrae lo fa a prescindere dalla forma. Vi ricordate la storia? Vado dal giornalaio, entra quello, compra un gratta e vince un sacco di soldi. La titolare mi fa, ma sai, lui c'ha un'azienda, tutti i giorni viene qua e vince, tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, comunque di media vince sempre. Ok. Una persona che fa una visualizzazione non sta chiedendo io voglio, io desidero, sta visualizzandosi. Quindi molto è questo. Perché dire attraggo mancanza? Io voglio attrae mancanza. No, per me, per la mia personale esperienza, io voglio è un ordine. Io sto ordinando qualcosa. Certo, ordino qualcosa che non ho, è ovvio. Ma quando io dissi mi piacerebbe avere 400 euro in più per vivere bene, mi piacerebbe, addirittura è un condizionale, è stata una frase con un condizionale, ma la mia emozione interna era quella che io stavo già vivendo nel futuro con quei 400 euro in più al mese. Quindi fondamentalmente cos'è una frase detta o è l'emozione, la visualizzazione, l'immaginazione proiettata già al benessere di quel momento? Quindi un po' è come si associano le parole. Pensate un pochino ai nomignoli che diamo magari ai nostri amori, per esempio. Ho un gatto che lo chiamo Puzzone, ma in quella parola Puzzone c'è tanto amore, eppure la parola è qualcosa di schifoso che puzza, per esempio, Puzzone, ma è un nomignolo. Dentro quella parola io ci metto tutto il mio amore, ok? Detto anche, quando chiamiamo amore la compagna o il compagno che abbiamo accanto, possiamo dirgli amore esprimendo amore con il nostro cuore, quindi con tutta la nostra emozione, tutta la nostra passione, come quando magari ci fa arrabbiare noi diciamo amore. Ecco, quell'amore magari dentro c'è un po' di rabbia, c'è un po' d'odio. Quindi cosa arriva dall'altra parte? Amore o arriva comunque l'intenzione di rabbia e di odio? Quindi, ripeto, non fermatevi troppo alla forma quando non si capisce la sostanza. Questo è un pochino magari per le persone più esperte, sto dicendo questo. Però ecco,
Dire io voglio richiama mancanza, ditemi le vostre esperienze, perché il sentito dire, leggere 20 libri e non agire, si rimane nell'ambito della filosofia, quando la legge d'attrazione si deve fare esperienza con la legge d'attrazione, quindi leggere, imparare, sperimentare. È così che si crea l'esperienza. Qualcuno mi ha detto che correre in macchina è pericoloso. Certo, può essere, per qualcuno sì, per qualcuno meno. Il mi hanno detto però non ti crea l'esperienza, eventualmente ti crea solo il dubbio e la paura e la limitazione. Provare per credere. Se qualcuno ha associato la parola desiderio con la mancanza o io voglio con la mancanza, la legge d'attrazione confermerà che non funziona. Ma non sarà la parola a avervi attratto la mancanza, sarà stata la vostra mente e la vostra associazione di idee, la vostra vibrazione. Perché io, anche se la parola io voglio non è tra le mie preferite, l'ho già detto, ma in alcuni casi è un ordine molto preciso che io sto facendo all'universo, quindi in alcuni momenti è la parola, l'unica parola che io voglio usare. Io voglio questo oggetto, io voglio questa vita, è un ordine. Quindi, assistente virtuale, quello che ho detto prima, facciamo finta di essere in Inghilterra. I wish. Dov'è l'etimologia di I wish? È questo. Quindi se ti dà una sensazione di mancanza è appunto una tua esperienza. Per me io voglio è un'esperienza di comando, quindi ogni persona funziona a modo suo e chi non capisce questo continuerà a imporre le proprie idee senza capire i fatti, non la forma. Si può attrarre anche con le negazioni, per esempio. Le negazioni sono un modo per non fare mantra perché tendono ad allontanarci, psicologicamente parlando. Quindi dire non sto bene, io attraggo benessere comunque, bene. Si deve andare verso la fine del discorso, quindi diritti verso l'obiettivo. Dare un ordine è andare verso l'obiettivo. Però vediamo un pochino anche come funziona la mente. L'esempio, vorrei studiare uno strumento nuovo. Vorrei studiare uno strumento nuovo. Se diciamo su una popolazione di 100 persone, per qualcuno vorrei studiare vuol dire sì, poi lo farò con calma. Se lo dite a una persona come me, a una persona che comunque tende a concludere i propri obiettivi, il vorrei studiare uno strumento nuovo vuol dire controllo le mie priorità, appena posso lo faccio e sono sicuro che lo faccio. Quindi è la mia associazione, la mia abitudine, la mia crescita personale che mi fa intendere una mancanza o un obiettivo da raggiungere. È questo che va capito. La forma è importante, è importantissima, ma la forma è importantissima quando capiamo come funziona la sostanza, com'è la vera sostanza dei fatti. È questo il gioco. Si possono ascoltare centinaia di youtuber, si possono leggere decine di libri, ma se non provate non capirete dov'è la sostanza. Leggere libri sulla meditazione e non meditare non ci fa diventare consapevoli di cosa abbiamo intorno. E questo è il fatto. Solo dopo un tot centinaio di ore di meditazione forse inizieremo a capire cosa volevano dire nei libri. È questo. Sabina. Ora rispondo un pochino qui a caso perché comunque questa diretta rimarrà come manuale. Eppure da piccoli ci insegnano a non dire io voglio, ma io vorrei. Sabina, eppure da piccoli ci insegnano intanto è generico, perché ci sono famiglie che insegnano io voglio per ottenere. Questo è una tua esperienza.
io vorrei perché non è detto che tu ottenga, è per questo che te lo insegnano. Qualcuno ti potrebbe dire per educazione, dire io vorrei invece che io voglio. Ma se te vuoi raggiungere un obiettivo, io voglio raggiungere un obiettivo, non io vorrei raggiungere un obiettivo. È questa la differenza. E è per questo che questo canale YouTube insegna, cerca e vi stimola a cancellare alcune credenze limitanti. Queste sono credenze limitanti, ok? Allora, detto questo, io non sono qua per rispondere oggi, non è una diretta dove risponderò alle domande, quindi vi ringrazio per avermi seguito. Ora faccio un punto allora del io voglio, io desidero, io ho, io sono. Qual è la formula corretta da utilizzare? Cosa si deve utilizzare? Quello che vi torna meglio, semplicemente quello che vi torna meglio. Ovviamente dire io ho una casa nuova e non averla crea mancanza ugualmente se non siete allenati con la giusta consapevolezza di immaginarvi già dentro la casa nuova, di vederla, di viverci, di emozionarvi come se già tutto fosse reale. Quindi utilizzare io ho o io voglio è la stessa identica cosa se internamente non riuscite a sentirla. Quindi qual è la forma corretta? Sono tutte corrette, tutte. Anche perché non esiste una forma, visto che, per esempio, io raramente utilizzo magari il 55x5, io faccio visualizzazioni. Nelle visualizzazioni io sono già nel momento presente e non utilizzo voglio, desidero, io ho, io sono, eppure funzionano ugualmente. Quindi anche questo, fatevi due domande sul discorso forma, non forma, scrivo, non scrivo. È quello che c'è dentro, è l'emozione che stimola. Poi, come secondo punto abbiamo detto, l'universo secondo voi parla in latino, in inglese, in francese e rumeno, vi ascolta in queste lingue o ascolta magari un linguaggio universale fatto di emozioni? Ci fu una volta, e io sono un musicista, ho girato il mondo sulle navi da crociera e un signore una volta mi disse una cosa bellissima che è questa: stai parlando nel linguaggio universale, perché la musica, le vibrazioni, la musica è uguale in tutto il mondo. Quindi forse è più un fatto di vibrazione che di parola. Se io suono un pezzo bellissimo al pianoforte, lo percepiranno benissimo in Cina, come lo percepiranno benissimo in Italia, come lo percepiranno benissimo in Russia. Eppure parliamo tutte lingue diverse. Quindi forse è questa la domanda da farsi: che lingua parla l'universo? L'italiano o magari il linguaggio universale della vibrazione, dell'emozione, di quello che stimoliamo? Poi abbiamo detto, stiamo attenti, ci stiamo concentrando sulla forma, ma ancora non abbiamo capito la sostanza. Attenzione a questa cosa. Se io non sento cosa ho dentro, l'esperimento per esempio delle due tazze, non riesco ad emozionarmi. Mi dispiace, allora prima dovrai imparare ad emozionarti magari a comando. Ci sono già esercizi, ci sono tante cose anche sul canale. Se non sai fare le basi è inutile che vai a fare l'esperimento. Quindi prima formiamoci noi. Prima di guidare una macchina devo imparare a guidarla questa dannata macchina, altrimenti faccio degli incidenti, nel migliore dei casi. Nel peggiore non riesco neanche a metterla in moto. Poi abbiamo detto chi attrae appunto lo fa a prescindere dalla forma. Ci sono persone che non conoscono la legge d'attrazione eppure gli arriva o tutto bene o tutto male e non conoscono la legge d'attrazione, quindi non è la forma la cosa più importante. La forma è importante, ma non è sicuramente la cosa più importante. Poi abbiamo detto si attrae mancanza perché si è mancanza. Quindi se io cerco di attrarre qualcosa è perché mi manca quella cosa. Sta alla mia crescita personale imparare a gestire questa cosa, immaginarmi come se avessi già, vibrare come se avessi già ottenuto. E poi anche questo abbiamo detto, ho sentito dire, dov'è la tua parte esperienziale? Quindi ho sentito dire senza sperimentare
è inutile, ma questo sia per la legge d'attrazione che per qualsiasi altra esperienza di vita. Si deve diventare maestri di noi stessi, perché poi siamo noi a insegnare con la nostra esperienza. Poi, diritti all'obiettivo. Io lo intendo come un ordine. Io voglio ottenere questa cosa. È un ordine preciso che sto dando all'universo. Ovviamente in base alla mia esperienza è questo. Poi, vediamo. Eccolo qua, sì. E poi abbiamo detto che a seconda di come abbiamo associato le parole, attraiamo o meno le cose. Come diceva prima un utente, mi è stato insegnato, perché dire ci è stato insegnato comunque è molto troppo generalizzato, a dire io vorrei. Ok, allora dici io vorrei una casa nuova. Se per te io vorrei è un ordine, bene, quella sarà la tua forma. O altrimenti fai un percorso di crescita per rimuovere quella credenza e dare altri ordini verso te stessa. Un maestro una volta mi disse: guarda, è inutile scrivere, ci insegnava a scrivere un ordine e poi metabolizzarlo con un gesto, che era questo, praticamente era un gesto con la mano e con la voce, un gesto di comando, e voleva dire io faccio questo, e era una scritta che durava una pagina racchiusa in un gesto e in un ordine. Questa è intenzione. Signori, detto questo, 22 minuti circa di diretta. Io vi auguro ancora una splendida domenica, 5 settembre 2021. Grazie per essere stati con me. Come sempre io sono molto diretto e parlo in base alla mia esperienza, quindi io non ho la verità scientifica, come ho visto da qualche parte, usa la legge d'attrazione in maniera scientifica. Lì ne starei lontano, perché una versione scientifica vorrebbe dire come il trucchetto di Tomb Raider, un passo avanti, un passo indietro, un passo a sinistra, un saltello, una trottola e ho le armi infinite. Questo vorrebbe dire paragonarsi forse all'eventuale universo, all'eventuale Dio. Quindi io vi racconto la mia verità. Chi vuole condividerla, chi vuole testarla e sperimentarla su se stesso, mi fa molto piacere. Detto questo, buona vita a tutti. Grazie per essere stati con me questa mattina e spero, sicuramente, vi ho chiarito almeno il punto di vista sull'io voglio, io desidero, io ho, io sono. A presto. Ciao.